Buongiorno, sono Peter Gomez. Marco Travaglio è stato bloccato dall'eruzione islandese, non perché si trovi in Islanda, ma perché si trovava in giro per l'Italia per una serie di presentazioni, e quindi oggi cercherò di parlarvi delle cose di cui avrebbe parlato Marco. Perché sia io che Marco siamo rimasti molto colpiti questa settimana dall'ennesima uscita del nostro presidente Silvio Berlusconi sui fatti che riguardano Cosa Nostra. Settimana scorsa, il 16 aprile, il giorno in cui la pubblica accusa chiedeva una condanna a 11 anni di reclusione nel processo d'appello contro il senatore Marcello Dell'Utri, già condannato in primo grado a 9 anni per concorso esterno in associazione mafiosa, Silvio Berlusconi ha tirato fuori uno dei suoi leitmotiv che lo caratterizza dal 1994, e questa volta per i giornali se l'è presa con Roberto Saviano, l'autore di Gomorra. In realtà la questione è più complessa e non riguarda solo Roberto Saviano, ma riguarda tutti noi. Ricordo, per chi non l'avesse letto, cosa ha detto Berlusconi. Berlusconi ha detto che la nostra mafia risulta essere la sesta mafia al mondo, e che però è quella conosciuta perché c'è stato un supporto promozionale, dice Berlusconi, che l'ha portata a essere un elemento molto negativo di giudizio per il nostro paese, e ha ricordato poi le 8 serie della Piovra ritrasmesse in TV in 160 paesi del mondo, e soprattutto la letteratura sui fatti di mafia che parte da Gomorra e dice e arriva a tutto il resto. Ora, Roberto Saviano, per chi ha letto i giornali in questi giorni, ci sta pensando da solo a difendersi, e ha anche ipotizzato il fatto di lasciare la sua casa editrice Mondadori, e per questo ha provocato l'intervento di Marina Berlusconi, la figlia del Premier, che è presidente della Mondadori. In realtà dietro a questa presa di posizione di Berlusconi, che dicevo non affatto nuova, si nasconde un ragionamento molto vecchio che non è nemmeno made in Berlusconi. Il primo a tirare fuori questa storia infatti è stato Michele Greco, il papa della mafia, che nel corso dei suoi processi incominciò ad accanirsi contro il padrino di Mario Puzo, sostenendo che quel libro, quel romanzo, tutto quel parlare di mafia l'aveva portato alla sbarla. Berlusconi Premier poi nell'ottobre del 94 riprese per la prima volta questo tipo di dichiarazioni, sostenendo che avevamo fatto un grande danno al paese con le fiction sulla mafia, perché la mafia rappresenta solo una parte infinitesimale dell'Italia rispetto ai 57 milioni di abitanti che aveva allora il paese, e immediatamente dopo quella presa di posizione che risaleva all'ottobre del 1994 ce n'era stata un'altra altrettanto significativa, ed era stata la presa di posizione di Totò Riina, che si trovava a quell'epoca già in carcere perché era stato arrestato il 15 gennaio del 93, e Riina dalla gabbia gli aveva risposto: è vero, ha ragione il presidente Berlusconi, tutte queste cose sono invenzioni, tutte queste cose da tragediatori che discreditano l'Italia e la nostra bella Sicilia. Si dicono tante cose cattive con questa storia di Cosa Nostra, della mafia che fanno scappare la gente, ma quale mafia, quale Piovra? E sono tutti romanzi. Bene, non si tratta di polemizzare con Berlusconi, ma di mettere qualche puntino sulla I. I dati ci dicono che Berlusconi ha un'immagine totalmente irreale del nostro paese. La prima causa di sottosviluppo delle regioni del sud, che oggi si vorrebbero dividere dal resto del paese a partire dal federalismo fiscale per arrivare alla secessione, sono proprio le organizzazioni criminali. Al di là di questa classifica, se la mafia sia al primo o al sesto posto, certamente Cosa Nostra in questo momento si trova indietro rispetto all''ndrangheta, resta il fatto che le mafie in Italia, ce l'ha detto il Censis, fatturano circa 100 miliardi l'anno, il 9,5% del PIL italiano è prodotto dalle organizzazioni criminali, il 70% degli esercizi commerciali e delle imprese in Sicilia pagano il pizzo,
e addirittura questa cifra sale o saliva all'80%. Il Censis poi, con un'indagine condotta attraverso questionari anonimi mandati a 700 diversi imprenditori, è giunto alla conclusione che il motivo per cui c'è un grande divario, un grande distacco dalle regioni del nord, tra le regioni del sud rispetto a quelle del nord, è proprio riconducibile alle organizzazioni criminali. C'è un dato che meglio di tutti gli altri però spiega cosa significhi Cosa Nostra, 'Ndrangheta oggi, o cosa significano il potere delle organizzazioni criminali rispetto alla società civile, ed è un dato economico che non ha niente a che fare con il bene e il male. Certo, possiamo ricordare che le organizzazioni criminali in questo paese negli ultimi anni, negli ultimi 20 anni, 25 anni, hanno ammazzato più di 10.000 persone, mentre tutti noi continuiamo a parlare di allarme terrorismo, quando il terrorismo nell'epoca degli anni di piombo arrivò a solo 600 morti ammazzati. Ma il dato più impressionante, il dato su cui dobbiamo riflettere per capire di che cosa parliamo quando parliamo di mafia, è un dato che ci viene raccontato dalla realtà di Bagheria. Bagheria è un paesone di 40.000 abitanti, a una ventina di chilometri da Palermo, che per tanti anni è stata, diciamo, la sede sociale del vecchio capo di Cosa Nostra, il vecchio capo di tutti i capi, Bernardo Provenzano. Ebbene, a Bagheria esisteva ed esiste tuttora una clinica che si chiama la Clinica Santa Teresa di Bagheria, di proprietà di un prestanome di Bernardo Provenzano, di Michele Aiello. Questa clinica era una clinica avanzatissima, era forse la clinica privata più avanzata di tutta la Sicilia, nella quale si conducevano le migliori terapie antitumorali di tutta l'isola. Per questo arrivavano pazienti da tutta l'isola. Questa clinica era ovviamente una clinica convenzionata. La convenzione era stata condotta in prima persona per molti aspetti dall'ex presidente della regione Sicilia, Totò Cuffaro, attualmente condannato anche in secondo grado per favoreggiamento ad alcuni personaggi di Cosa Nostra e attualmente sotto inchiesta per concorso esterno in associazione mafiosa. Ebbene, grazie a questo tipo di convenzioni, un ciclo completo di terapia antitumorale alla prostata nella clinica Santa Teresa di Bagheria, prima dell'intervento della magistratura, costava 136.000 euro. Una cifra importante, soprattutto se arriviamo a pensare che quei 136.000 euro li pagavamo tutti noi con le nostre tasse, anche chi risiede in Lombardia, anche chi risiede in Piemonte. Ebbene, dopo l'intervento della magistratura, la clinica Santa Teresa è stata affidata a un commissario, ha continuato a lavorare e i prezzi sono scesi per le terapie antitumorali a livello di quelli di altre regioni, per esempio del nord. Oggi un ciclo completo di terapia antitumorale alla prostata, che prima costava 136.000 euro, costa 8.093 euro. Bene, in questi 125.000 euro di differenza sta tutto il problema mafie e Cosa Nostra, perché mafia, 'ndrangheta e camorra, oltre che essere violente, non convengono, e non convengono prima di tutto alle casse di uno Stato che mai come in questo momento non si può permettere spese di questo tipo. La mafia è mafia perché ha rapporti con la politica e con le istituzioni. Se non avesse rapporti con le politiche e con le istituzioni sarebbe semplicemente gangsterismo e noi da 200 anni non staremmo qui a discutere su come sconfiggerla. Questo è il problema di Cosa Nostra. Certo, magari facendo nemmeno troppe dietrologie si potrebbe pensare che nelle dichiarazioni di Silvio Berlusconi c'è nascosto una prosecuzione di quella trattativa che voi conoscete molto bene, iniziata tra mafia e Stato nel 1992 e mai conclusa. Probabilmente c'è questo, ma c'è anche dell'altro. C'è un problema che riguarda direttamente la selezione delle nostre classi dirigenti da parte dei partiti politici, sia di destra che di sinistra.
perché una selezione delle classi dirigenti sulla base del rischio mafia non è stata mai fatta o quasi mai stata fatta da nessun tipo di partito politico. In Sicilia negli scorsi anni è accaduto un evento importante. La Confindustria siciliana, mentre altre confindustrie del nord storcevano il naso, ha deciso di espellere non solo gli imprenditori collusi ma anche gli imprenditori che pagavano il pizzo. Una rivoluzione copernicana perché chi paga il pizzo, codice penale alla mano, non è una persona che commette un reato, è una persona che è vittima di un reato, è una persona che subisce un'estorsione e commette un reato solo se quando viene chiamato di fronte a un magistrato si rifiuta di parlarne, perché in quel momento sarà responsabile di una falsa testimonianza e di una testimonianza reticente. Eppure la Confindustria ha deciso di lanciare questo segnale che poi ha in parte seguito, in parte no, ma è un segnale importante. Non è mai accaduto invece che un partito politico decidesse di espellere un proprio appartenente perché aveva rapporti continuativi con Cosa Nostra. Ieri l'altro a Enna è avvenuto un primo fatto che poteva sembrare importante. A Enna si erano tenute le primarie per l'elezione di sindaco del Partito Democratico. Enna è un posto molto particolare in Sicilia, è un po' come il paese di Asterix nella Francia, nella Gallia occupate dai Romani, è una provincia tradizionalmente rossa. A Enna, l'uomo più importante di Enna, politico più importante di Enna, è un signore che si chiama Mirello Crisafulli. Mirello Crisafulli è un signore molto importante ed è un esempio dei rapporti attuali fra mafia e politica, un esempio su cui si esercitano sociologi e anche criminologi. Perché? Enna ha Mirello Crisafulli, che è un esponente storico del Partito Comunista, poi del PDS, poi dei DS e poi dei PD. Nel 2000 viene ripreso da delle microcamere piazzate dalla squadra mobile di Caltanissetta in un albergo di Pergusa. A Enna le microcamere sono state piazzate perché gli agenti di polizia sperano di riprendere una banda di estorsori che vanno dal proprietario dell'hotel per chiedere il pizzo. In realtà le microcamere riprendono un'altra cosa, riprendono il boss di Enna, Raffaele Bevilacqua, un ex avvocato. È importante che sia un ex avvocato, perché se andiamo a vedere quello che non ci raccontano i giornali ci accorgeremo che negli ultimi 10 anni buona parte dei capimafia che sono stati arrestati e poi condannati erano capimafia laureati, capimafia che facevano i politici, gli architetti, gli avvocati, i notai, erano persone cioè riconducibili e benissimo introdotte all'interno della società civile. Anche Raffaele Bevilacqua era uno di questi, era stato un politico, negli anni 90 aveva seduto anche come consigliere provinciale nel consiglio provinciale di Enna come esponente della Democrazia Cristiana. Poi era stato arrestato ed era stato condannato a 11 anni per mafia, perché era un capomafia. Bene, nel 2000 Bevilacqua entra in questo hotel di Pergusa, l'Hotel Garden, accompagnato da 2 guardiaspalle. Incontra il suo vecchio amico Mirello Crisafulli. I due si vedono e immediatamente si baciano. Ce l'avesse raccontato un pentito, non ci avrebbe creduto assolutamente nessuno. Poi si danno appuntamento e si siedono in una saletta riservata. Il direttore dell'hotel porta una block notice e una penna. I due dicono no, niente appunti, meglio non lasciar traccia. Si cominciano a parlare di appalti e di favori. In realtà dal filmato non si riesce a capire chi comandi su chi, perché il boss mafioso chiede e il politico risponde e molte volte gli dice di no, gli dice fatti i cazzi tuoi. Bene, da tutto questo parte un'inchiesta, Mirello Crisafulli si autosospende, allora era solo un deputato regionale.
i magistrati indagano e poi decidono di archiviare la sua posizione. Sostanzialmente cosa si dice in questa archiviazione? Si dice: è del tutto vergognoso quello che è accaduto, un importante esponente politico ha accettato di avere rapporti con un così importante boss già condannato. Attualmente Bevilacqua è stato condannato di nuovo per omicidio, però da quel colloquio non possiamo avere la prova che col suo comportamento Mirello Crisafulli abbia rafforzato in maniera sensibile l'organizzazione Cosa Nostra. È un passaggio giuridico, tecnico. Mirello Crisafulli viene riammesso, ritorna a far politica, nelle elezioni successive viene candidato in Parlamento e grazie a quella legge che ci impedisce ormai di eleggere i nostri deputati, ma fa sì che vengano nominati esclusivamente dalle segreterie del partito, entra trionfalmente in Parlamento. Verrà rinominato in Parlamento nel 2008. Uomo potentissimo, partecipa alle primarie del PD ad Enna, le vince anche perché l'attuale sindaco Agnello, che fa parte del PD ma fa parte di una corrente diversa rispetto a quella di Crisafulli, decide di non partecipare. Poi 3 giorni fa, in seguito a una lettera aperta scritta da alcuni deputati, tra cui Beppe Dumia del PD, decide di ritirare la propria candidatura. Con molto ritardo, è un passaggio positivo questo. Ma è un passaggio su cui dobbiamo riflettere, perché questa è l'eccezione che conferma la regola. In questi giorni, e mi veniva da sorridere, si parla molto della polemica e del tentativo del Presidente del Senato di smarcarsi dalla PDL per costituire forse un gruppo parlamentare separato. Qualche giorno fa, in una trasmissione della Sera di Gianluigi Paragone, avete assistito a una rissa furibonda tra 2 esponenti finiani della PDL, che erano Bocchino e Urso, rispetto a un esponente di Comunione e Liberazione del PDL che era Lupi. Se ne sono dette di tutti i colori e oggi sui giornali scopriamo che Bocchino e Urso potrebbero finire di fronte ai proviviri del Popolo della Libertà, perché col loro comportamento, secondo alcuni, avrebbero leso all'immagine e al prestigio di quel partito. Il regolamento del Popolo della Libertà è abbastanza preciso in da questo punto di vista, e dice che chiunque può mettere in discussione il prestigio del partito può essere sottoposto a questo tipo di procedimento e arrivare fino all'espulsione. Dicevamo prima che però i proviviri mai di nessun partito si sono occupati da questo punto di vista di quello che sono i rapporti tra i parlamentari e le organizzazioni criminali. Nel governo, come sapete, fa ancora il sottosegretario all'economia un signore, Nicola Cosentino, per il quale pende una richiesta d'arresto che è stata respinta dalla Camera di appartenenza. Nelle liste del PDL è entrato a far parte in Regione Campania un signore che preveniva dal PD, che mi pare che si chiamasse Conte, che ha anche lui sulle spalle il suo bel procedimento per fatti di camorra. Quello che accade di solito è esattamente il contrario. Perché accade tutto questo? Accade tutto questo perché, come diceva Borsellino, mafia e politica sono 2 organizzazioni che controllano lo stesso territorio. O si fanno la guerra o si mettono d'accordo. È vero che il ministro Maroni, o meglio Polizia e Carabinieri, negli ultimi anni hanno ottenuto degli straordinari risultati sul fronte della guerra alle organizzazioni criminali. Quanto questo dipenda dal ministro o quanto questo riprenda dall'operazione dall'opera dei magistrati e delle forze di polizia è una lunga discussione. Io ricordo solo che in questi anni si è assistiti a dei tagli impressionanti dal punto di vista di bilancio rispetto ai finanziamenti alle forze di polizia, ma un dato di fatto è incontestabile. In questi anni, come nel passato, si va generalmente a colpire esclusivamente la mafia militare.
Per quanto riguarda i rapporti politici e i rapporti istituzionali si è molto più indietro. Un esempio su tutti: qualche anno fa viene arrestato in Sicilia un signore che si chiama Mercadante. Mercadante è un deputato regionale ed è diventato un potentissimo deputato regionale, e è diventato deputato regionale nonostante che fosse cugino di Tommaso Cannella. Tommaso Cannella era il boss di Prizzi, il paese immediatamente vicino a Corleone, ed era un fedelissimo di Bernardo Provenzano. Mercadante finisce sotto inchiesta più volte per i suoi rapporti con Cosa Nostra, mai il partito interviene. Del resto quel partito nel 1996 aveva eletto come presidente della regione un signore che si chiamava Giuseppe Provenzano, che era un commercialista, che era originario di Corleone, suo padre era corleonese doc, il quale aveva avuto una caratteristica: era stato il commercialista della moglie di Bernardo Provenzano, era finito sotto inchiesta la moglie, nella convivente di Bernardo Provenzano, era finito sotto inchiesta appunto per una serie di affari condotti con la moglie e con la convivente di Bernardo Provenzano, e poi era stato arrestato e poi prosciolto per insufficienza di prove. Tutto questo era avvenuto sul finire degli anni '80, poi nel 1996, nonostante che fosse un signor nessuno, l'allora PDL, che si chiamava Forza Italia, decide di candidarlo e lo fa diventare persino presidente della regione. In contemporanea entra prima in consiglio comunale e poi in consiglio regionale Mercadante. Mercadante è un medico, è un radiologo, dicevamo è cugino primo di un importantissimo boss mafioso, finisce sotto inchiesta più volte e mai i provviri del partito intervengono per fare qualcosa. È evidente che il garantismo è giusto e vale nelle aule di tribunale. Quando si fa politica, nella selezione delle classi dirigenti devono valere dei criteri che sono diversi, i criteri di normale buonsenso. Se io ho dei rapporti continuati, se vado spessissimo a pranzo o cena con i boss, per una logica di elementare prudenza, il mio partito politico deve escludermi e portare avanti qualcun altro che non ha quel tipo di rapporti politici, perché tanta gente, tante brave persone vogliono fare politica ed hanno il diritto di farlo. In realtà questo tipo di comportamenti non vengono mai sanzionati. Il rischio mafia, torno a ripeterlo, non viene mai preso in considerazione, e si arriva qui al caso Mercadante, che è un caso emblematico. Le microspie che questo governo, il governo che combatte la mafia, vuole di fatto abolire, perché tra le norme che vengono proposte da questo esecutivo e che sono già state votate c'è quella che vieterà di piazzare le microspie a casa di un boss, perché le microspie potranno essere piazzate esclusivamente nel luogo in cui si presume che venga commesso un reato, cioè nel luogo in cui si presume che si parli di traffico di droga o di omicidio, quindi non verranno più messe in macchina. Bene, queste microspie cosa ci raccontano? Ci raccontano che Mercadante nella campagna elettorale del 2006 si era messo d'accordo con Nino Rotolo e altri importanti boss palermitani per candidare e portare in consiglio comunale il nipote di un boss, e guarda caso partecipavano all'allora Motore Azzurro tutti gli esponenti di sangue imparentati partecipavano alla propaganda elettorale dell'allora Forza Italia. In quel di Palermo aprivano anche dei baracchini. In una di queste intercettazioni risulta anche un rapporto tra Mercadante e Antonino Cinà. Antonino Cinà era il medico di Rina, il medico che ha condotto la trattativa. I due discutono come far vincere un concorso pubblico da un primario che faceva il vice primario a Milano all'ospedale di Niguarda. Viene utilizzata Cosa Nostra quindi per tentare di truccare un concorso pubblico. Mercadante finisce in prigione, viene arrestato nel 2006 ed è sommerso da una quantità impressionante di prove. Una quantità impressionante di prove che porterà poi alla sua condanna
a 10 anni di reclusione. Ebbene, la cosa interessante è quello che accade dopo il suo arresto. Dopo il suo arresto uno si aspetterebbe, vabbè, lui si è autosospeso, quegli altri, i famosi proviviri che adesso se la dovrebbero prendere con Urso e Bocchino perché hanno polemizzato con i colleghi di partito, intervengono su di lui. No, accade che in carcere c'è una processione di parlamentari che lo vanno a trovare. Entrano in carcere Basilio Germanà, Stefania Craxi, Innocento Leontini, Mario Ferrara e persino il futuro ministro di Grazia e Giustizia, quello che dice di combattere la mafia, Angelino Alfano. Bene, con le dichiarazioni di Berlusconi e soprattutto con questo tipo di comportamenti si dà un segnale chiaro alle organizzazioni criminali, si strizza l'occhio alle organizzazioni criminali. Per questo la polemica di questi giorni non è una polemica che riguarda Roberto Saviano o la Mondadori, non è il caso di ricordare nemmeno a Marina Berlusconi che non è vero, come ha affermato in una lettera, che la sua casa editrice non abbia mai censurato nessuno. Il primo episodio di censura che io ricordi riguarda proprio la Mondadori nel 1994, quando da l'edizione italiana dell'Europa dei Padrini, libro scritto da Fabrizio Calvi e pubblicato dalla Mondadori, scompaiono 2 pagine che esistevano nell'edizione francese che riguardano Vittorio Mangano. Più recentemente ci ricordiamo il caso di Saramago, costretto a cambiare casa editrice, lasciare l'Einaudi per uno dei suoi libri, proprio perché polemizzava con il Premier. Si dicono molte cose e ci si perde spesso la memoria. Su una cosa però dovremmo avere ben chiare tutte le idee. La mafia ci giudica dai comportamenti e dalle parole, per questo è importante quello che scrive Saviano, per questo è importante quello che scrive Lirio Abbate, per questo quello che dice il nostro Presidente del Consiglio fa abbastanza schifo. Un grillo